Ciao, ho comprato questo mini oscilloscopio a 9 euro in kit di montaggio da AliExpress. Funzionerà? Andiamolo a vedere insieme, vedremo il montaggio e i test. Il kit arriva in questa busta, costa circa 9 euro. Questi sono i suoi codici. Abbiamo un cavetto USB che non è USB-C ma è un mini. Abbiamo il circuito stampato. Il microcontrollore l'hanno messo con un pezzo di scotch qui, che sarà il primo componente che andrò a saldare. Qui c'è un display OLED da 0,96 pollici che colloquia tramite l'interfaccia SPI. Qui abbiamo tutti i componenti e questa è la mini custodia. Poi abbiamo questo foglio con uno schema elettrico, istruzioni qui in cinese che useremo poi il Google Translator per tradurle. Idem, qui ci sono altre istruzioni, la distinta materiali che adesso andrò a spuntare, si dovrebbe perlomeno riuscire a capire cosa sono. Partiamo da controllare i componenti. Allora, prendiamo un po' di componenti, ad esempio questo qui è un encoder rotativo con il pulsante. Di qua c'è l'encoder, da una parte chiudono i due da un lato e dall'altra chiuderanno dall'altro lato. Arrivano tanti impulsi man mano che si gira. Invece questo qui è il contatto, è un pulsante che viene chiuso quando si preme. Questo qui ha riferimento EC11 che lo troviamo qua, quindi lo posso spuntare. EC11 c'è morsettiera, input va qui, non l'hanno siglata, vediamo se troviamo morsettiera. Penso che sia una di queste due qua in fondo, lasciamola da parte. Come i coccodrilli, mettiamoli da parte. Il filo 15 cm, penso che sia questo. Manopola, anche qui sarà una di queste. Poi abbiamo due trimmer, uno da 500 ohm, quindi 50 più 1 0, 20 più 4 zeri sono 200k e 500 ohm. 200k e 500 ohm ci sono questi due. Connettore mini USB che va qui, che è questa. Poi abbiamo l'interruttorino che va qua, S1, cerco S1, eccolo qui. Un induttore 102 fa 1000, sarà un micro Henry, andiamo a vedere. L1 102, 1 milli Henry, e questo L1 qui. L1 e questo qui grande. Poi abbiamo due test point che penso siano questi due qui, PWM e SIN, sono quei due qui. Il microcontrollore l'abbiamo visto che è scocciato sotto, questo qui. Poi qui abbiamo i minuscoli SMD, questi dobbiamo provarli col capacimetro perché non hanno scritto il valore. Le resistenze possiamo leggerle, 202 sono 2 kg, andiamo a vedere R con 2 kg, eccole qua, 3 pezzi, giusto, sono quelle 3 qui. Condensatore, bisogna provarlo col capacimetro. LED bicolore perché ha 3 piedini, ne ha uno di qui e 2 da questo lato. LED 1, ce n'è solo uno, quindi presumo che sia questo. Un resistore 103 vuol dire 10k, 10 kg, eccolo qui, R2. L'OLED l'abbiamo già visto, il display OLED, due poli input e la morsettiera, questo è un resistore da 10k formato 2512, eccolo qua, R4. Poi abbiamo un altro LED, quindi due LED sono due. LED, no, hanno messo dentro due LED. Andiamo a vedere dove sono i LED, ma tra l'altro questo qui è un LED, non è un LED bicolore. Probabilmente di qua non ci sono, dopo lo apriamo e vediamo. Sono LED normali, non sono LED bicolori. Vediamo che l'altro, se sono uguali. Sì, ne hanno messi due al posto di uno. Poi abbiamo due strip, uno 4 poli 90 gradi e uno femmina, 2, 4, 6, 7 poli, che è quello penso dell'OLED. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Questi sono i 3 condensatori, ma io ne vedo solo 2. Un ward 4 poli e questo. 7 poli, penso che intenda maschio e femmina. Il maschio è dentro qui e la femmina è qui. Quindi sono questi due 7 poli. Poi qui ne rimangono 3, penso uno sia il coccodrillo rosso, il coccodrillo nero e la manopola.
questi tre qui. Mancano solo i 3 condensatori, però probabilmente hanno sbagliato, hanno messo 2 LED uguali e manca un condensatore. Vediamo un po', 1206, 1206, manca il 1206 da 47 microfarad. Uno è 22 nanofarad e uno 10 nanofarad. Questo qui sono 22 nanofarad e 10 nanofarad. Bisogna provarli col capacimetro. Questo 47 microfarad devo cercarlo perché valori così alti mi sembra non sono neanche nel book che io ho. Per prima cosa io salderei il microcontrollore, che è quello più difficile da saldare, e poi i componenti SMD piccolini. Il microcontrollore l'hanno scocciato con un nastro adesivo che non è antistatico, quindi bisogna fare attenzione quando si stacca di non generare tensioni statiche, quindi magari fare uso di spugnette conduttive per appoggiarlo. L'ideale sarebbe mettere i braccialetti per mettersi a massa, se no scaricare l'elettricità statica del corpo umano sulla carcassa del saldatore collegata alla messa a terra, oppure usare un tappetino antistatico con la messa a terra. In genere i componenti moderni hanno già tutte le protezioni antistatiche sui piedini d'ingresso. Lo scotch che hanno usato va in 1000 pezzi. Andiamo a vedere la sigla. STC 8A8K64D4. Qui cosa ci diceva? STC 8A, sì, è uguale. Lo andiamo a posizionare. Dobbiamo posizionarlo con il pin 1 dove è indicato, pin 1 e dove c'è il cerchietto, qui così. C'è anche uno smusso, bisogna guardarlo così. La numerazione parte da qui, 1, e poi va avanti e fa il giro in senso antiorario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Quindi questo qui lo mettiamo così, in corrispondenza del pallino dove è stato disegnato. Dobbiamo mettere un po' di stagno su un piedino e poi posizionarlo e centrarlo perfettamente per allinearlo. Per fare questo lavoro non servono grandi attrezzature, l'importante è avere un buono stagno sottile e del flussante liquido o in gel, perché sennò lo stagno non defluisce bene e fa tutte le palle. Andiamo a vederlo in pratica. Metto un po' di stagno su un piedino. Ho un saldatore anche con una punta grossa, la lascio apposta grossa per farti vedere che comunque anche con punte grosse si riesce a fare l'operazione. Lo stagno è da 0,5 sul piedino, quindi ho messo lo stagno su un angolo. Questo adesso lo devo centrare, però prima metto su del flussante qui sul piedino e devo fare la centratura o con una pinzetta o, se riesco, anche a mano come sto facendo io. Poi ruoto, metto del flussante nell'angolo opposto e lo centro. Deve essere centrato il più possibile, se non è centrato dobbiamo comunque andarlo a centrare bene. Adesso vado a fare una strisciata di stagno, non dove l'ho puntato ma uno dei lati opposti. Il flussante, questo flussante liquido lascia pochissimo residuo, al contrario di quelli in gel che necessitano poi di una pulizia molto profonda. Perfetto, facciamo un altro lato. Sono 310 gradi come temperatura, probabilmente si riesce anche a scendere anche a meno. Do una pulita, poi dopo passerò con l'alcol isopropilico. Adesso posso andare avanti a montare le resistenze, il LED, i condensatori devo misurarli. Partiamo dal LED. Il LED, che ne ho 2, devo andare sempre a controllare bene dov'è il catodo, perché alcuni costruttori marcano il catodo e alcuni l'anodo. Mi è già capitato. Teoricamente il catodo è di qua dove c'è la freccina. Devo fare uso del multimetro sul provadiodi e vado a accendere il LED, quindi sì, è un verde, non è ad alta luminosità. Il catodo è dove c'è il puntino.
il LED è questo, il catodo è a sinistra, quindi va così. Qui si potrebbe fare uso di una punta più piccola per questi componenti, perché questa è troppo grande. Vediamo se riesco lo stesso, se no la vado a cambiare. Monto questa resistenza qui grossa, R4. Controlliamo se è R4, 10K R4, sì. Qui è andato fin troppo stagno, ne bastava anche meno. Di qua va bene, per l'SMD è meglio che ci sia poco stagno, potrei anche toglierlo o con la calza o mettendo del flussante, col semplice soldatore riesco, facendo un po' di volte, riesco a togliere lo stagno in eccesso. Adesso posiziono gli altri componenti e poi li saldo tutti insieme. Il condensatore che mancava l'ho trovato, probabilmente era incastrato o dentro la manopola o da qualche parte. Eccolo qui, è il 47 microfarad che misura un po' meno, probabilmente il tester. Io ne ho preso uno dei miei per confrontarlo, questo qui non è cinese ma misura anche lui un po' meno, 33 microfarad. Poi gli altri due, uno dovrebbe essere il 10 nanofarad e il 22 nanofarad. Il 47 microfarad va qua, il 10 nanofarad va su C2 è questo qui, lo metto lì vicino, e il 22 nanofarad è il C3 che è qua. Col tester ho anche provato prima di montare, non l'ho fatto vedere, tutte le resistenze, sono tutte nel range di tolleranza. Non ho provato i trimmer, proviamoli insieme al volo. Questo è 200 kOhm e questo è 500 ohm. Andiamo sugli ohm. 530, un po' di più. 207, leggermente di più. Ho già messo dello stagno su una piazzola di ogni componente e adesso procedo alla saldatura solo di un lato, questo condensatore, queste due resistenze, poi giro per essere più comodo, faccio questi due condensatori, giro ancora, faccio queste due resistenze, e poi procedo a rifinire le saldature sull'altro lato. Posso adesso procedere al montaggio dei componenti più bassi, quindi questi due test point. Purtroppo la perlina gialla mi è caduta in terra e non la trovo più, è talmente piccola che il test point ha fatto da molla ed è partita. Il connettore USB che possiamo prepararlo, adesso dovrò ruotare, faccio uso di una spugnetta per girare dall'altro lato senza che i componenti cadano. Connettore USB, siccome qui la massa dissipa parecchio bisogna alzare un pochino la temperatura del saldatore per saldare le due masse, magari insistiamo un po' per far andare bene il calore dall'altra parte. Adesso drizzo un po' i test point qua. Posso montare adesso altri componenti. Ho visto che questo qui con scritto UART, per adesso non lo monto. Interruttore qui d'accensione e così vado avanti a saldare tutto il resto dei componenti.
Adesso tocca il display, ho messo il suo strip dentro nella femmina, il display sopra. Adesso siamo pronti per il contenitore, che io l'ho già aperto. C'è il sotto, il sopra e tutte queste viti distanziali ed ali. Allora, partiamo dal sotto, dovrebbe venire via la pellicola. Presumo che vada così. Sotto. Prima di chiuderlo però vorrei dargli almeno una provata. Attacco il cavo USB. Proviamo a accendere. Qualcosa si accende. Mini DSO versione 2.03. Adesso bisogna capire come funziona traducendo le istruzioni. Adesso vado con Google Translator, faccio questa traduzione e faccio uno screenshot. Eccolo qua acceso, l'ho montato nel contenitore. Adesso ho collegato l'uscita del primo test point all'oscilloscopio. Questo qui è il generatore suo. Guardiamo lo schema. Ci sono due test point, un PWM, che è questo, e uno marcato come SIN, che c'è un segnale sinusoidale. Entrambi regolati da due trimmer, il PWM da questo trimmer sotto e il sinusoidale da quello sopra. L'ingresso è con la morsettiera qui, il signal entra qui, va alla resistenza da 10k da 1 watt, fa un partitore con la 2k e va al microcontrollore. Secondo le istruzioni dovrebbe riuscire a misurare segnale fino a 30 volt. Qui siamo a 660 millivolt. Questo è quello che visualizza. Con il trimmer posso regolare l'ampiezza di questo segnale e anche qua vedo che se scende e sale. La frequenza è fissa di questo test point. Per spostarsi in menu bisogna tenere premuto. Adesso ad esempio sono sul tensione di trigger, posso muovere questa tensione di trigger sopra. Se devo spostarmi devo tenere premuto e ruotare. Adesso sono su questo valore qui che sembra una specie di regolazione di amplificazione, non so, perché vedo che sposta, sembra quasi il verticale che posso spostare su e giù. Però visto che se aumento il segnale, così ad esempio, non si riesce più ad esempio a portarla, no, fino a un certo valore lui riesce, così centrato, più 5, boh. Così va su e così è centrato. Poi se tengo premuto e giro ancora, questo è fronte di salita e fronte di discesa qua in alto. Poi se vado avanti ho A, automatico, single. Adesso non so perché non lo becca, probabilmente non riesce a triggerare. Andiamo sull'altra modalità, normal. Andiamo su auto però ho un fail. Andiamo a regolare, andiamo qui, a volte si fa un po' fatica a spostarsi. Ok, questo è l'orizzontale, proviamo a andare 100 microsecondi, è ancora in fail. Adesso è in run, però dice ancora fail. Andiamo a modificare questo qui finché mi esce, vediamo, più 10 success, è uscito un success. Proviamo a aumentare il livello success perché c'era il segnale troppo basso. Teoricamente questa è la frequenza, mi dice 10 kHz, però qui la frequenza è 2,3 kHz. Quindi provo a tornare qua, automatico, single, se premo dovrebbe fare single, non lo fa, non so perché. Adesso si è bloccato tutto, si è bloccato, devo resettare, non va più niente.
Ho dovuto riavviare. Vediamo gli altri menu. Tengo premuto giro, questo è il setting, ho il modo in cui viene creata la forma d'onda, c'è dot o vect, che però si fa fatica a impostare. Poi tengo premuto giro, questi vi sembrano i punti del convertitore d'ingresso, va per punti, visto che un 200 va bene. Poi tengo premuto e ruoto, VRT è l'illuminazione del display, magari si vede meglio. Poi giro, vado in quit, lascio, giro e mi dice che l'ha salvato. Lo salva in memoria il quadroprom, quindi i settaggi vengono salvati in modo permanente. Proviamo l'uscita analogica, ecco l'uscita sinusoidale. Posso variare il livello con questo trimmer, così lo aumento. Qui se ne va su, quindi se mi sposto qui dove c'è questo più 8 dovrei riuscire a tirarla giù, così se ne va su, più di così non scende, quindi devo andare a portarla giù. Adesso in stop, ok, così è centrata. Proviamo a iniettare un segnale con questo generatore di funzioni mini. Vediamo come si comporta col generatore di funzioni. Sono 130 Hz. Vediamo se vado in stop. No, la frequenza non la misura giusta. Qui dice 663. Boh. Proviamo a cambiare il duty cycle, che è questo. In effetti cambia. Proviamo a mandarlo alto. Sì, cambia, risponde. Cambiamo la frequenza, che è questo, aumentiamo, qui si stringe, aumenta anche sopra, qui dice 1,4 kHz, qui mi dice 350, 350, qui dice 8 kHz. Boh. Proviamo l'onda sinusoidale che esce di qui, vado sull'uscita sinusoidale, qui ho l'ampiezza. Ok, già la vedo, aumento la sensibilità qui, porto in centro, allora, vediamo qui, si sposta su, proviamo a girare su quel parametro lì, se ne va su, se io abbasso, se ne va su, non riesco a diminuire il livello. Boh, è un po' ancora da capire, però è un bel giocattolino, strumento molto carino. L'ideale sarebbe riuscire a abbinarlo a questo, così si vedono anche le forme d'onda. Come potete vedere, questo oscilloscopio qui non riesce a fare delle misure vere e proprie, è più un esercizio didattico di montaggio. Magari se si vuole inserire nel generatore di funzioni che hai visto nel video, forse ha qualche senso, se no più che un esercizio didattico non è. È un giocattolino, un piccolo gadget, diciamo, molto carino. Per questo video è tutto, spero che in qualche modo ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!